Benvenuti sul mio canale ed eccomi col punto di oggi, un punto molto elegante e molto delicato nello stesso tempo, facile da eseguire, infatti si ripetono sempre le due righe, a parte la prima che è diversa, poi per il resto si ripetono due righe. E che dire, è un punto molto facile, infatti basta ripetere le due righe, a parte la prima riga, poi si ripetono sempre la riga numero 3 e la riga numero 4. È più facile a farsi che a dirsi, quindi vi lascio il video. Il punto che andremo a fare si sviluppa su un multiplo di 5 più 1, quindi andrò a montare per questo campione le solite 40 catenelle. In realtà ne ho montate 41, cioè 40 che è un multiplo di 5 più 1. Tengo fermo col dito l'ultima catenella che ho fatto, la tengo segnata, e salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto. Quindi filo sull'uncinetto, vado a contare la catenella che ho sotto il dito, 1, 2 e 3, entro nella terza e faccio un punto alto, rientro nella stessa catenella di base, faccio un altro punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro ancora nella stessa catenella di base e di nuovo filo sull'uncinetto, rientro ancora nella stessa catenella, per un totale di 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella e ripeto l'operazione. Quindi punto alto, catenella, punto alto e punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella quinta e rifaccio punto alto, catenella, punto alto e punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, conto le solite 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, rientro nella quinta e ripeto il modulo di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, di nuovo mi sposto, fate attenzione se la catenella da parte al lavoro che abbiamo fatto resta troppo piccola, fate attenzione a non saltarla, se no non ci troveremo più coi punti, quindi magari tirate un pochino che si allarga un po' ed resta più visibile. Quindi conto 1, 2, 3, 4, 5 e vado a rifare di nuovo lo stesso lavoro. Due punti alti, una catenella e altri 2 punti alti nella stessa catenella di base. Filo sull'uncinetto e conto di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, entro nella quinta con un punto alto, un altro punto alto, una catenella e altri 2 punti alti. E di nuovo filo sull'uncinetto, conto ancora le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella quinta e rifaccio lo stesso modulo di 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti nello stesso punto di base. E di nuovo filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4 e 5, entro e rifaccio lo stesso lavoro, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti.
E qui siamo alla fine, filo sull'uncinetto, conto 1 e 2, entro nella terza e ultima catenella che abbiamo fatto con un punto alto. E abbiamo finito la riga numero 1. Ora andiamo a fare la riga numero 2, quindi giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto con un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalla catenella tra i gruppi di 2 punti alti e faccio punto alto. Di nuovo di separazione, entro nello spazio creato tra i gruppi, non nel punto, cioè non qui, ma qui, prendo proprio tutto il punto e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro tra i gruppi dei 2 punti alti con un punto alto e di nuovo faccio 3 catenelle, entro proprio nello spazio grande qua e faccio un punto basso e di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro al centro dove c'è la catenella tra i gruppi di 2 punti alti con un punto alto, di nuovo 3 catenelle, entro proprio qui nello spazio grande con un punto basso e di nuovo ripeto 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro tra i due gruppi di 2 punti alti con un punto alto. Faccio di nuovo 3 catenelle, entro nello spazio grande con un punto basso e di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare il punto alto tra i gruppi di 2 punti alti della riga sottostante, 3 catenelle, vado a fare il punto basso e di nuovo 3 catenelle, mi sposto qui nell'archetto con un punto alto e ancora 3 catenelle e mi sposto nello spazio grande tra i 2 ventaglietti, faccio ancora 3 catenelle di separazione, vado a lavorare il punto alto nella catenella, nell'archetto formato dalla catenella tra i gruppi di 2 punti alti, 3 catenelle di separazione, entro nello spazio tra i 2 gruppi e con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, vado a lavorare il punto alto, faccio di nuovo 3 catenelle e vado a lavorare il punto basso sull'ultima delle catenelle delle 3 che sostituiscono il primo punto alto. E ho fatto la riga numero 2. Ora dobbiamo ripartire con la riga numero 3. Quindi partiamo con 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto e ripeto quello che ho fatto nella riga numero 1, cioè 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto alto successivo e ripeto l'operazione. 2 punti alti, una catenella
e altri 2 punti alti nello stesso punto di base. E di nuovo mi sposto nel punto alto e rifaccio il mio gruppo di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Proseguo così per tutta la riga. Finito il mio ultimo gruppo di punti alti e catenella, andrò a chiudere la riga. La chiuderò con un triplo punto alto, quindi 3 volte filo sull'uncinetto e vado qui nel punto basso. Se vi ricordate il giro precedente abbiamo iniziato con un punto basso. Entro il punto basso, prendo il filo e vado a chiudere i miei anellini a 2 a 2. Così ho ottenuto il mio triplo punto alto ed ho finito la riga numero 3. E ora ripetiamo la riga numero 2, semplicemente. Allora giro il mio lavoro, faccio punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro qui in mezzo con un punto alto, aggiungo 3 catenelle, vado in questo spazio e faccio un punto basso e di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato da una catenella tra i 2 gruppi di punti alti con un punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, entro in questo spazio con un punto basso e lavoro tutta la riga così. Sono arrivata alla fine della riga, ho lavorato l'ultimo punto alto, quindi aggiungo le ultime 3 catenelle e vado a chiudere con un punto basso sull'ultima delle catenelle. Ora non dobbiamo fare altro che ripetere la riga numero 3. Quindi salgo con 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a ripetere i punti restanti, cioè 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso punto. Mi sposto nel punto alto successivo e rifaccio la stessa operazione. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. E vado avanti. Quando sono arrivata alla fine andrò a concludere la riga con un triplo punto alto dentro il primo
punto basso che abbiamo eseguito nella riga sottostante. E ho concluso anche questa riga, adesso tutto andrà a ripetersi praticamente, dalla riga numero 2 in poi è tutto uguale. Io vado avanti a lavorare ancora un pochino per farvi vedere un campione un pochino più grande. Io mi fermo qui, guardate la raffinatezza di questo punto. Delicato, raffinato, ideale veramente per stole, un coprispalle un po' elegantino, magliettine estive, veramente molto molto bello, sia usato da solo che magari usato inglobato con magari un lavoro di punti alti. E con oggi il video è finito, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e condividetelo, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.